Sicuramente sarà capitato anche a te di leggere quegli articoli che recitano a caratteri cubitali "Ti pagano per trasferirti qui". E sicuramente avrai pensato: sarà vero o si tratta dell'ennesima clickbait? In questo video ti fornisco 3 elementi per capire veramente le offerte "Ti paghiamo per vivere qui". Se non mi conosci, ti dico che da oltre 10 anni studio le aree interne italiane e i borghi italiani. Vivo in montagna, ho analizzato situazioni e partecipato a vari progetti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni. Trovi link a diversi video nella descrizione qui sotto. Le iniziative per attrarre nuovi abitanti in certi luoghi esistono da tempo in tutto il mondo. A partire dall'incentivo più famoso, quello che nel 1862 negli Stati Uniti aveva scatenato la conquista del West, le carovane dei film che avevano spinto milioni di persone a intraprendere il difficile viaggio verso l'Ovest, dove il governo regalava enormi appezzamenti di terreno a chi si impegnava a coltivarli. Ancora oggi ci sono incentivi per chi si stabilisce, ad esempio, in Alaska, oppure ci sono città spogliate dalle crisi, come ad esempio Detroit, dove ci sono grossi incentivi per chi si stabilisce e avvia un'attività in certi quartieri degradati. Ci sono luoghi bellissimi ma molto isolati, come l'isola di Tristan da Cunha, territorio britannico nel Sud Atlantico, oppure più vicino l'isola greca di Antikythera, dove ci sono ottimi incentivi. Oppure ancora il paesino svizzero che avevo analizzato tempo fa in un vecchio video, dove c'erano incentivi di quasi 100.000 franchi per nuovi residenti. Però non si tratta mai di soldi regalati. Quando leggi cose come "ti pagano per vivere qui", ti deve essere chiaro che non stanno invitando turisti, fancazzisti o chi cerca lavoro come dipendente con posto fisso. Sono progetti demografici e sociali, soldi in cambio di impegno, investimenti, adattamento e lavoro, che però devi creare tu. In Italia la narrativa è molto sfaccettata e i numeri cambiano molto da luogo a luogo. Tralasciando quegli esempi negativi, spreca soldi pubblici creati per clientelismo o scopi elettorali, e ce ne sono parecchi, vediamo alcune situazioni di cui hanno parlato i media. La Toscana è in prima posizione nel far conoscere certe proposte, come quella di Radicondoli in provincia di Siena. Qui sono stati fatti un sacco di bandi con contributi per l'acquisto della prima casa, per gli affitti, per le ristrutturazioni e altri vari sostegni. Vincolo importante, residenza obbligatoria e impegni temporali. Insomma, non puoi andare là senza un euro sperando di farti mantenere. Un altro esempio è Minucciano in Garfagnana, che ha offerto circa 1.000 euro all'anno per 6 anni per integrazione agli affitti o all'acquisto della prima casa. Anche in Calabria ci sono state iniziative che hanno scatenato i titolisti. Ad esempio, incentivo fino a 28.000 euro erogato mensilmente per 2 o 3 anni, con obbligo però di avviare o rilevare un'attività locale. In Emilia-Romagna esiste un contributo fino a 30.000 euro per gli under 40 che acquistano la prima casa in comuni montani. Contributo a fondo perduto che copre fino al 50% della spesa, che però deve essere di almeno 60.000 euro. Cosa impariamo da questi numeri? Primo, non esiste una formula magica. Gli incentivi vanno da contributi modesti e mirati, affitti coperti, piccoli bonus per ristrutturazioni, a pacchetti sostanziosi, che però richiedono vincoli chiari, residenza, durata minima, avvio di un'attività con investimenti importanti sul posto e altre cosette. Secondo, la sostenibilità di ogni progetto dipende da servizi locali, lavoro, infrastrutture e dalla volontà della comunità locale di accogliere e integrare nuovi residenti. Quindi non ci si deve illudere di poter aprire qualsiasi attività in un borgo fantasma, avere successo e ottenere soldi pubblici. Terzo, tutti i bandi premiano giustamente chi resta davvero e chi investe, non il turista, il fuggiasco fancazzista o chi spera di poter iniziare una nuova vita senza soldi e che pretende anche che qualcuno gli dia lavoro. Insomma, il sogno del "ti pagano per vivere qui" è sempre un contratto. Soldi in cambio di impegno, tempo, lavoro e adattamento. Quindi, se ti aspetti miracoli o trasferimenti indolori, ti sbagli di grosso.
Anche per questo abbiamo deciso di avviare il progetto Un posto dove vivere, per analizzare in modo oggettivo e far conoscere adeguatamente luoghi dove ci sono le condizioni per vivere. Guarda gli altri video sul canale e non dimenticare l'iscrizione, un mi piace, un hype, la condivisione su altri social e il tuo commento qui sotto. Il prossimo video che ti consiglio è questo.